Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami i pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre 2022. Ok. E abbiamo la carta del mago, amici dei pesci. È una carta numero 1, quindi si parla di nuovi inizi, si parla di quello che sono, diciamo, tutti quei lavori che si fanno con la legge di manifestazione, la legge di attrazione e la capacità di plasmare la realtà a proprio, per il proprio vantaggio, diciamo così. Qui si tratta di una persona che ha tutti gli strumenti, le doti, le capacità per realizzare la realtà che si desidera, insomma. Abbiamo un sacco di carte. L'isola del tesoro, carta numero 9, quindi qui qualche cosa mi dice che con la carta del mago state cercando di manifestare quello che per voi è un tesoro, potrebbe essere un lavoro che vi piace, una casa. Poi abbiamo tra due mondi, carta numero 3, qui è come se ci fosse una sorta di passaggio ed è comunque, visto che il mago è un arcano numero 1, si presuppone che ci sia stata la fine di un ciclo prima per iniziare il ciclo di cui parla il mago ed è per quello che qui c'è questa carta tra due mondi. C'è qualcuno qui che sta effettuando un passaggio da quello che era una realtà precedente, che qui viene illustrata come grigia, a una realtà più colorata, più brillante, diciamo così. Abbiamo poi la carta numero 29 che parla di respirare. Qui si tratta di prendersi un tempo, di trovare un proprio ritmo. Se ci fate caso, la fanciulla è seduta in una posizione di meditazione, quindi qui si tratta proprio di prendersi il tempo, come vi dicevo. E poi abbiamo la carta numero 31 che è la carta del perché. Questa carta vi vuol ricordare di tenere ben presente il motivo per cui voi volete una determinata cosa. È importante sapere quali sono le reali motivazioni che vi spingono in una determinata direzione, direi nella direzione del mago. Ok, va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Se volete poi contattarmi, sotto nella descrizione del video trovate la mia email. Bene, andiamo a vedere per i pesci per questa prima parte di settembre 2022. Partiamo con un fante di coppe, partiamo con il Papa e poi abbiamo un 8 di bastoni. Allora, con il fante di coppe si parla di qualcuno che ha ricevuto un'offerta, potrebbe essere riferita a questa carta, al tra due mondi. Normalmente quando c'è un fante di coppe è perché c'è una proposta, sì, un'offerta, si parla di qualche tipo di progetto, di qualche tipo di affare, se vogliamo anche. Ehm, per qualcuno il fate di coppe fa riferimento a aver ricevuto delle scuse o a magari siete voi che avete fatto delle scuse a qualcun altro. Comunque c'è una sorta di riavvicinamento e di comunicazione, probabilmente con qualcuno, può essere la vostra persona di interesse piuttosto che un familiare, lo andiamo a vedere man mano. Il Chierofante. Il Chierofante è una carta molto bella, soprattutto in questa posizione, soprattutto vicino al Fante di Coppe, perché per molte persone parla di una proposta di matrimonio.
perché comunque il fante di coppe è colui che viene, fa un'offerta. E il Papa normalmente parla di contratti, tra cui anche il contratto di matrimonio. È una carta che parla di elevazione spirituale. Probabilmente siete in un periodo dove avete bisogno di mediare, di respirare, perché state facendo una sorta di passaggio tra quello che è il mondo, diciamo, di prima e il mondo nuovo che vi si prospetta in avanti, ok? Ehm, L'otto di bastoni normalmente parla di novità, parla di qualche tipo di energia molto veloce, ehm, che porta con sé comunque delle notizie, delle buone notizie normalmente. Lo vedo un po' collegato a questo fante di coppe. Abbiamo poi un asso di pentacoli qui e sento che l'asso di pentacoli è un po', se vogliamo, diciamo parallelo alla carta del mago e a questo tra due mondi. È come se qui ci fosse la necessità barra probabilità, esigenza, se vogliamo, di iniziare qualche cosa di nuovo, perché qui abbiamo un mago, come vi dicevo prima, un nuovo tipo di inizio, magari un nuovo tipo di contratto. Se non è un contratto può essere anche una convivenza, ragazzi. Però c'è qualche cosa qui che fa fatica a partire, fa fatica a prendere un certo grado di concretezza. È come se fosse ancora da un punto di vista delle idee. Abbiamo poi anche un asso di coppe, quindi sicuramente c'è un inizio da un punto di vista romantico, da un punto di vista sentimentale. Se avete già una relazione, questo asso di coppe potrebbe significare quello che è un rinnovamento del sentimento all'interno della coppia. Parla comunque, avete un sacco di carte numero uno comunque, parla di nuovi inizi, ok? Andiamo a vedere che altro vi danno. Abbiamo un 7 di spade, queste sono troppe, solo più una per piacere. 7 di spade molte volte parla delle proiezioni, parla anche di bugie, parla di comportamenti poco chiari, di mezze verità, e un 2 di spade. C'è qualche cosa che inizia in questo periodo, ok? Perché avete il mago, è come se qualcuno in un certo senso avesse lavorato con questo mago, avesse, come vi dicevo all'inizio, manifestato qualche cosa, magari l'anima gemella, magari questa convivenza o questo matrimonio, insomma, quest'unione, diciamo così, perché comunque il Papa porta sempre una sorta di ufficializzazione. Ok, però sì, è vero, c'è questo inizio ehm, particolare perché parte bene da un punto di vista emotivo, da un punto di vista magari, ehm, come vi posso dire, sì, dell'esplosione del cuore, mi viene da dire, perché quando vedo un asso di coppe per me è il quarto chakra che si apre e quindi è questo amore incondizionato, questo nuovo inizio, ehm, sì, romantico. Però poco concreto direi con questo asso di pentacoli. Il punto è che ci sono delle mezze verità o delle cose che probabilmente voi non sapete, voi non avete chiaro qualche cosa, il due di spade è rappresentato da una figura bendata, quindi c'è qualche cosa che non si vede molto bene ed è questo qualche cosa che vi fa restare in dubbio. Probabilmente è per quello che che c'è la carta del perché. Chiedetevi perché per voi è così importante quella cosa lì, o sapere una determinata cosa, o magari se siete voi che raccontate bugie, fate attenzione, perché questo è l'ego, il voler apparire più di quello che realmente si è. E poi comunque le bugie vengono scoperte. Fondamentalmente è per insicurezza. Ok, andiamo a vedere il fante di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di bastoni e la sacerdotessa. Anche qui sento una sorta di indecisione. La sacerdotessa, oggi mi impappino,
vi consiglio di seguire l'intuito fondamentalmente, ok? Perché qui è vero, viene fatta la proposta, ma qui la difficoltà è in questo due di bastoni, dove non si capisce bene fondamentalmente se volete rimanere lì dove siete, mm? Oppure se volete andare avanti, guardare al futuro, cercare nuove prospettive. Fondamentalmente la sacerdotessa vi dice proprio questo, vi dice di fidarvi del vostro intuito, ok? Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un 4 di spade al contrario e la carta della torre. Allora, il 4 di spade al contrario mi dice che c'è qualcuno che è come se non si fidasse ancora, c'è ancora questa guarigione da dover effettuare, c'è ancora questo ego da far crollare. Il 4 di spade parla di prendersi un periodo di isolamento e guardate c'è anche la torre di fianco. Guardate, per qualcuno si parla di un ritiro di tipo spirituale, eh. Magari c'è qualcuno qui che appunto ha ricevuto questa offerta che però un po' destabilizza e di conseguenza ci si prende o ci si vorrebbe prendere un periodo in isolamento per riprendersi dallo shock, direi. Eh, c'è bisogno ancora di guarire qualche cosa, probabilmente come vi dicevo prima fa riferimento a qualche tipo di sicurezza, di certezza che si aveva e che cambia fondamentalmente. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 6 di denari e un cavaliere di coppe al contrario. Io credo che molti di voi stiano... Perché c'è questo dubbio qua? Perché fondamentalmente molte persone stanno bene così come sono in questo momento nella relazione, nella situazione che hanno. C'è una sorta di equilibrio e non se ne parla di voler andare avanti con altre offerte o cose così. C'è una buona comunicazione e sento che è per quello allora che in un certo senso tutto questo ha destabilizzato e chiedetevi il perché. Andiamo avanti, vediamo l'asso di denari. Allora, l'asso di denari è spiegato da un 8 di... Scusate, da un cavaliere di spade e da un 3 di bastone. Chissà perché ho detto un 8. Ah, forse perché l'8 era qui. Sì, manca la determinazione, ma in effetti voi siete insicuri di questa proposta che vi hanno fatto. Ehm, È come se da un lato vedeste che c'è la possibilità di quest'isola del tesoro, però si tratta di cambiare, direi, quello che è il vostro mondo e a un certo punto uno si chiede il perché, si prende il suo tempo. Questa carta del respirare la sento molto collegata con questo 4 di spade, che ha bisogno di guarire, ha bisogno di coccole, ha bisogno di autocura. Andiamo avanti, vediamo l'asso di coppe di che cosa parla, perché qui c'è proprio il fatto che manca la determinazione nell'andare avanti, nel focalizzare il progetto. Guardiamo, abbiamo il Papa il contrario, al contrario, e l'asso di coppe. Interessante perché qui il Papa è al dritto. E qui è un po' come se, ripeto, sento che qualcuno mm, avrà questo salto, se vogliamo, da un punto di vista emotivo, ma non da un punto di vista pratico. È come se ehm, ho la sensazione che qualcuno qui non voglia far sapere qualcosa, come se va bene così la relazione o questa situazione, non è il caso di andare al passo successivo. Io sto bene così, sono appagato o appagata così, non ho voglia di compromettermi. E in effetti manca quello che è la determinazione per avere un inizio di tipo... ehm, manca l'intenzione di avere un inizio concreto.
Qui è come se ci fosse bisogno di guarire qualche cosa. Andiamo avanti, vediamo il 7 di spade. Abbiamo un 3 di coppe, la carta dell'eremita al contrario e il giudizio. Sento che qui potrebbe essere qualcuno vicino a voi che vi dice queste mezze verità, però guardate, c'è la carta del giudizio, c'è la carta del risveglio, qualcuno qui se ne accorge, assolutamente. Abbiamo un 3 di coppa al contrario, quindi potrebbe fare riferimento a qualche amicizia ehm, che probabilmente non è così tanto sincera come voi credete, o visto che comunque è una stesa anche che parla di amore, è un 3 di coppa al contrario, potrebbe far riferimento a una terza persona all'interno della coppia, ma non necessariamente una terza, cioè potrebbe essere una madre che si intromette nella relazione, ipotesi, non necessariamente deve essere una persona in senso romantico. Andiamo a vedere questo 2 di spade per piacere, grazie. Ecco, un'altra volta 7 di spade e la carta dell'appeso. Sì, qua c'è qualche cosa che non vedete chiaro, c'è qualche tipo di proiezione. Chiedetevi il perché, chiedetevi qual è la reale motivazione dietro tutto questo. Sento che è un po' lì il nocciolo, perché c'è tutto quello che è la possibilità di effettuare questo cambiamento, questo nuovo inizio, ma c'è qualcosa che non vi torna, c'è qualcosa che non vi convince al 100% ed è per quello che siete in questa fase, diciamo un po' così, se vogliamo, di cambio, di passaggio, direi. Ma non vedo grossi movimenti nel mezzo del periodo, c'è sempre questa sorta di entusiasmo, ok, sto bene così, mi piacerebbe guardare in avanti, ma non voglio guardare in avanti, è meglio che le cose non si sappiano, non ho chiaro certe cose. Io credo che sia perché la persona che avete vicino o comunque la persona con la quale avete questa relazione non vi convince tanto e allora fate un attimino di fatica a ufficializzare la relazione, la collaborazione o quello che per voi è. Sta di fatto che alla fine c'è un appeso, ragazzi. Vi dicono di prendervi un attimino di tempo, respirate, prendetevi tutto il tempo che vi serve per fare questo passaggio tra i due mondi, perché la vedo un po' sospirata questa parte di settembre, ma infatti abbiamo anche il respirare. Può esservi d'aiuto quando siete in una fase di stress, per esempio, fare una serie di respiri profondi, ehm, quindi inspirare prima riempiendo la pancia, poi riempiendo il torace e poi dopo espirare con la bocca aperta, proprio come se steste sbuffando. Sapete quando lo sbuffare è per allentare la tensione. Sento che potrebbe esservi utile in questo momento, o comunque nei momenti diciamo un po' più tesi. Andiamo a vedere per i single di che cosa si tratta, vediamo se riesco a darvi qualche messaggio in più. È come se ci fosse un'energia che va e che viene, che è lì per entrare ma non sta entrando. Da un lato sì, lo volete, dall'altro no, avete un sacco di dubbi. Ho questa sensazione di andi e rivieni. Per qualcuno questa zona della lettura tratta proprio di quello che è un ritiro spirituale, un percorso anche in seminario per qualcuno, una clinica per disintossicarsi, anche se sento che per molte poche persone in realtà sento più che ehm, è una questione di lavorare l'anima,
di lavorare l'ego, di ridimensionare l'ego, di diventare più spirituali e meno materiali, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere per i single, per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di pentacoli, che per i single va benissimo perché è una carta di indipendenza e di amor proprio. Poi abbiamo un 4 di spade che avevamo già qui, un 7 di bastoni e la carta dell'appeso che avevamo già qui. Allora, per i single vi dirò, siete in una fase un po' in solitaria, come dicono queste due carte, vi state probabilmente prendendo un periodo per guarire le ferite. E anche con questo 7 di bastoni sento che molte persone non si fanno influenzare, non si fanno distrarre, non si fanno attirare da quelli che sono dei movimenti esterni. Qualche cosa si è sbloccato dentro di voi grazie a tutto questo lavoro e sento che andrete. Guardate, in realtà non è una persona nuova nello specifico che entra, anche se per qualcuno potrebbe essere, ma per pochi sento. E più lo sento come un nuovo modo di dare amore a voi stessi. È un po' come se qui cadessero le maschere, ok? Qui abbiamo questo appeso che si sblocca, o meglio, abbiamo questo appeso che parla di uno sblocco, parla del fatto che si è fatto un lavoro di introspezione e si è giunti alla comprensione. Questa carta, il perché per voi ha avuto delle risposte. È un po' come se avesse trovato il vostro tesoro, il vostro risveglio personale. Ripeto, lo sento un po' difficile che entri qualcuno in questo periodo. C'è una figura, c'è un fante di bastoni, ma siete voi che fondamentalmente non avete tanta voglia, che guardate da un'altra parte. Siete concentrati su voi stessi in questo momento, quindi sento che sì, magari potrebbe essere una conoscenza, un'amicizia, ma non più di tanto, non più di tanto. Siete in fase di riparazione ancora. Anche se è tanto tempo che non avete una relazione, però sento che è un periodo della vostra vita dove state guarendo. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo un 4 di pentacoli, non male, la ruota della fortuna è un 10 di pentacoli. C'è una sorta di attaccamento a qualche tipo di stabilità. Sento che è collegata un po' alla torre. Qui si tratta di capire che cosa è per voi, le cose che importano, le cose concrete. Guardate, in realtà il 4 di pentacoli molte volte parla di avidità. mm? Quindi fate attenzione a non essere avidi, ma anche solo di attenzioni degli altri. E qui, di nuovo, chiedetevi perché avete bisogno di così tante attenzioni degli altri. O piuttosto, non lo so, perché avete bisogno di comprare così tanti oggetti. C'è una sorta di attaccamento alla materialità, magari anche al soldo. Abbiamo poi la ruota della fortuna, 10 di pentacoli, ragazzi. La ruota della fortuna sono doni in arrivo, fortuna, qualche cambiamento positivo che arriva per destino. E abbiamo poi anche un 10 di denari che parla, come la ruota della fortuna, di qualche dono in arrivo. Qui vediamo che c'è, scusate, un asso di denari nella lettura. In questo caso non è in una posizione molto favorevole, ma comunque c'è questo asso di coppe, c'è un nuovo inizio, qui avevate il mago, qui c'è l'isola del tesoro. Quindi sento che per le persone dei pesci che hanno una relazione, qui la questione è molto più da un punto di vista pratico. Arriva qualche tipo di aiuto, arriva qualche tipo di cambiamento, anche proprio per destino, ok? Perché quando c'è la ruota della fortuna si parla di destino, di karma anche molte volte, ok? Bene, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo, quindi per le persone che sono in una relazione clandestina, a distanza o in separazione. Cavaliere di pentacoli, asso di spade, un altro asso quindi, poi abbiamo la regina di coppa al contrario, 11 di spade al contrario.
Allora, qui le cose vanno molto a rilento, direi, perché abbiamo un cavaliere di pentacoli, c'è qualcuno che è molto prudente e qui con questo asso di spade sento che ci sarà una comunicazione, qualche cosa verrà a galla. Vi ricordo che anche la carta del giudizio parla di qualche tipo di comunicazione, di presa di consapevolezza. Forse per voi il periodo, la fine del periodo sarà un po' meno sereno, nel senso che comunque avendo queste carte qua, il 2 di spade, la regina di coppa al contrario e il 10 di spade al contrario, sento che per qualcuno, ecco, potrebbe scaturire qualche cattivo pensiero, qualche sentimento un po' denso, un po' di bassa vibrazione, diciamo. Potrebbe esserci un po' di sofferenza, ragazzi, proprio perché ci sono queste bugie, questi comportamenti poco chiari. Come vi dicevo, c'è qualcuno qui che potrebbe nascondere una relazione tra qualcuno potrebbe essere consapevole e qualcuno invece no, nel senso che magari state frequentando una persona che ha già un partner o una partner e voi non lo sapete. Potrebbe essere questa la bugia. E difatti poi comunque c'è un vostro, cioè il consiglio delle carte qui è di prendervi un tempo, ok? Perché comunque avete la carta dell'appeso, vi può dare la possibilità, osservando le cose da un altro punto di vista, di rendervi conto di determinate dinamiche che magari prima non vedevate. Mm? Periodo di cambiamenti comunque, periodo di trasformazioni. Andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli oracoli per vedere come finisce la lettura. Bene, allora questa carta vi dice che l'albero della saggezza vi aiuterà a navigare attraverso la situazione attuale. Il flauto può rivelare risposte attraverso i suoni che fa. Io qui vi invito ad ascoltare le canzoni, o meglio, a far caso alle canzoni che magari ci sono al supermercato quando andate a fare la spesa, piuttosto che sul luogo di lavoro. Credo che qui parli proprio di quello che è la musica e i segni che la musica vi può dare. Mm. C'è qualcuno, io, che ogni tanto io ho... mi è capitato nella vita di sentire gli strumenti musicali, no? Ovviamente non si sentono con l'orecchio fisico, si sentono con il dono della chiaraudienza e a me capita spesso di sentire violini, c'è stato proprio un periodo particolare della mia vita dove sentivo violini e poi ad un certo punto sono diventati flauti. Quindi questa carta a me personalmente risuona molto. Ehm, scusate. Potrebbe anche essere interessante, mm, nelle pubblicità che ascoltate, vedere dove si sentono i flauti. Ok, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Ho sforato con i tempi, mi dispiace, di solito cerco di stare in video che siano più o meno di 20 minuti. E la lettura direi che è estesa, spero che, spero che possa esservi davvero utile. D'accordo, e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!